Con Cristiano Luzzago, oggi alla scoperta di una vettura iconica, l'Alfa Romeo Junior Zagato. Cari amici di Gentleman Driver, oggi presentiamo un modello Alfa Romeo che è stata un po' la capostipite di tutte le vetture Alfa Romeo con forma cosiddetta a cuneo che abbiamo visto produrre a cavallo degli anni 70 e degli anni 80. Questo modello, disegnato da Zagato, è l'integrazione della gamma delle vetture su base Giulia che l'Uraghi decise di introdurre negli anni 60. L'introduzione di questo modello è rivoluzionario nella gamma Alfa Romeo. Infatti le linee completamente diverse dall'usuale, con questa profilatura a cuneo, con il frontale ricoperto in plexiglass, uno studio particolare dell'aerodinamica e tante caratteristiche completamente nuove rispetto alla tradizione, la rendono un unicum nel suo genere. La sigla di questo modello GTZ indica con la denominazione GT l'appartenenza alla categoria delle coupé e Z la indicazione del marchio Zagato. Però quello che si potrebbe pensare che questa vettura derivi da un pianale dell'Alfa GT in realtà è errato, perché questa vettura deriva da un pianale del duetto Spider, accorciato nella prima serie 1300, mentre nella 1600, che viene modificata di carrozzeria pur non notandosi, è il pianale originario senza essere accorciato. Questo modello, che fu prodotto soltanto nella cilindrata 1300 e 1600, purtroppo non ebbe il successo sperato come le altre GT, probabilmente sia perché la cilindrata non fu mai aumentata come negli altri modelli GT a 1750-2000, ma soprattutto perché non ebbe mai un passato sportivo così importante come ebbero le GT-A nelle varie serie e nei vari prototipi. La caratteristica della GT Zagato, differentemente dalle altre vetture GT dell'Alfa Romeo, è che è praticamente uno due posti secchi. Infatti è una vettura più dedicata a un pubblico giovane, a un pubblico che volesse una vettura innovativa, e lo vediamo oltre che dalla linea molto profilata anche dall'interno, con questi sedili dall'aspetto molto sportivi e da un assetto di guida molto simile a quello delle vetture da corsa dell'epoca. Anche il tunnel del cambio completamente in alluminio lucido la rende molto peculiare e di design. Altre caratteristiche interessanti e innovative di questa vettura sono gli appoggiatesta, che hanno la possibilità di essere ruotati completamente fino a scomparire nella struttura dello schienale del sedile, e un altro dettaglio che contraddistingue modelli Zagato come già fu utilizzato sulla Lancia Fulvia Zagato è il portellone posteriore apribile elettricamente per consentire l'evacuazione dell'area dell'abitacolo. Questa vettura ha delle caratteristiche stilistiche che la rendono inconfondibile. Una di queste è il frontale interamente ricoperto in plexiglass, che non troviamo praticamente su nessun'altra vettura del tempo e nemmeno a seguire. La funzione, oltre che estetica, è anche aerodinamica per consentire una massima penetrazione. È molto originale il frontale di questa macchina, ma non lo è di meno la coda, che con questa profilatura rastremata e il taglio netto la rende sicuramente facilmente distinguibile da qualunque altra vettura del periodo. La 1300 fu prodotta soltanto in 1100 esemplari circa e aveva una potenza di 89 cavalli. L'introduzione della 1600, che è la più rara delle due, prodotta soltanto in 400 esemplari, invece portò la potenza a 109 cavalli. Una particolarità che si distingue poco se non si possono mettere a confronto le due vetture è che la coda della 1600, essendo la vettura più lunga perché sul pianale non accorciato del duetto Spider, cambia ed è leggermente più lunga. Vengono differenziati fra i due modelli anche le fanalerie posteriori, che sono quelle dei modelli in produzione all'epoca. Assolutamente insoliti anche questi paraurti in acciaio inossidabile rivestiti in gomma nel posteriore e anche nell'anteriore della vettura. Un altro particolare che dimostra quanto impegno Zagato ha profuso per lo studio dell'aerodinamica di questa vettura è la forma di questo pannello anteriore,
che ha una funzione di deflettore per i tirgicristallo in modo da non creare delle turbolenze. Questo esemplare che vediamo oggi è un colore abbastanza insolito per la gamma, pur essendo originale ed uscito dalla fabbrica così. Normalmente, essendo questa una vettura destinata a un pubblico molto giovane, i colori che erano più in voga e più diffusi all'epoca erano quelli che erano di moda anche su altre case automobilistiche, quindi l'azzurro francia, il verde erba o verde mela, il giallo, quindi colori molto appariscenti.